questo momento sto dipingendo una mano di mia mamma molto interessante per me. Io amo molto le mani e in tutti i miei dipinti cerco di esaltare le mani con la posizione, con la luce e fare un lavoro di fino per avere una resa delle mani molto intensa. Ho già dipinto in un'altra occasione le mani di mia mamma. Tra l'altro è stato il primo dipinto che ho fatto originale. È stato anche molto importante perché quel dipinto ha vinto ben 2 primi premi e proprio in questo momento si trova negli Stati Uniti, in Ohio, per una mostra molto importante in un museo che si chiama Butler Museum. Le mani in quel dipinto erano protagoniste insieme a mia mamma e anche qui le mani hanno come sempre un ruolo importante proprio perché, come dicevo, io cerco di metterle in risalto e farle diventare parte importante della scena, del contesto, dare carattere, gestualità, spirito alle mani. La mano che sto dipingendo adesso è la mano che Maria appoggia sulla spalla e sul braccio di Gesù. Ci sono molti colori rossi, dei rossi che mi piacciono tanto, che si contrapporranno ai toni molto più spenti e freddi del corpo di Gesù. Ecco, voi in questo momento siete il dipinto che guarda me mentre lo dipingo. Ed è così che trascorrono ore e ore e ore, soprattutto per dettagli tipo questi, cioè le mani, che richiedono tanto tempo, un po' come quando non trovo i pezzi che mi servono di gessetto. Eccolo qua, ho la mia reference fotografica qua vicino, è il lavoro che ho fatto precedentemente, ormai quasi un anno fa, nel senso che queste foto per la Pietà le ho fatte forse novembre o dicembre del 2022. Ah, che bello, che bello, che bello, che bello. Non so perché le mani mi piacciono così tanto, però le trovo interessanti, una parte molto bella, importante, una parte del corpo che dice anche molto su di noi. In base a come sono le mani di una persona penso che si possa dedurre non tutto ma alcune cose sulla persona stessa, quindi mi piace molto che le mani abbiano una giusta rilevanza dentro a un dipinto. Là, che bello il pastello. Ci sono certe parti che devo fare praticamente in apnea